Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti. Bene, visto che funzionano i video di notte, oggi voglio portarvi di nuovo, questa sera, voglio portarvi un altro video di una nuova Renault Symbioz di notte. Ho già fatto il video recensione di questa auto, quindi se volete andarla a vedere vi lascio il link in descrizione, e adesso voglio farvela vedere di sera com'è e come si presenta. In più dopo faremo uno speciale solamente dell'infotainment all'interno, così vi faccio vedere un po' come funziona, perché se dobbiamo spiegarlo tutto circa ci vorrebbero un'oretta, quindi vi faccio vedere le cose particolari, insomma quello che usiamo tutti i giorni. Poi certi particolari lì bisognerebbe stare lì e guardare. Bene dai, allora adesso vi faccio vedere l'auto. Io ho le chiavi in tasca, quindi quando mi avvicino lei si aprirà. Voglio farvi vedere le luci, come funzionano e tutto il resto. L'auto è qui, come vedete, eccola qua. Quindi adesso vedete che io mi avvicino, eccola qua, lei si illumina e si accende. Eccoci qua. Quindi la bella nuova firma luminosa tutta a LED, come vedete, eccoci qua. E adesso ve la faccio vedere lateralmente, non ha nessuna luce che mi illumina per le pozzanghere o cose del genere, non abbiamo luci strane, abbiamo le luci di posizione, come vedete qua. Eccoci qua, aspettate che provo a trovare un'angolatura in modo da farvele vedere, e questo è il frontale della Symbioz. Io adesso mi allontano e lei dovrebbe, eccoci qua, dovrebbe accendersi. Bene, quindi adesso vado a posizionare lo stabilizzatore qui, così voglio farvi vedere quando mi avvicino come si apre. Eccoci qua, adesso io mi avvicino all'auto, guardate il gioco di luce che fa, bello. Poi queste luci qua sono veramente interessanti, sembrano quasi liquide dentro all'interno, è molto carina. Ok, adesso cosa faccio? Voglio provare a salire in auto, metto lo stabilizzatore all'interno fuori e così vediamo le varie luci come sono nel posteriore, per quanto riguarda sia le luci della retromarcia che anche del... eccoci qua. Spero che riusciamo a vedere qualcosa. Adesso io provo a salire in auto, accendo l'auto e proverò a fare sia una retromarcia, eccoci qua, accendo, ok, metto la retromarcia e questa è la retromarcia, spero si veda. Adesso parcheggio, proviamo a accendere le frecce, eccoci qua, i doppi indicatori di direzione, e poi ci dovrebbe essere anche il retronebbia, che è questo qua. Ok, spero di non avervi accecato, ed eccoci qua. Ora scendo, lasciamo le doppie frecce accese, così vi faccio vedere anche davanti, perché sono interessanti. Vedete? Sono degli indicatori di direzione dinamici, come vedete corrono, belle. Guardate qua, c'è la firma luminosa anche qua nel fianco, è molto interessante questa luce qua, così sembra che ci sia un liquido rosso dentro, e poi le frecce, gli indicatori di direzione. Altrimenti Davide della concessionaria Miglior Auto, che ringrazio per avermi dato l'auto per provarla, guardate come si vedono, è interessante. Eccola qua. Vediamo che anche qui indicatori di direzione sugli specchietti, e questa è la firma luminosa vista frontalmente. Eccoci qua, fari sempre full LED. Adesso mi metto un po' più da vicino, eccoci qua. Sono dei fari che fanno molta luce, ma ho già fatto vedere anche la mia Capture che ho, scusate, ed sono molto interessanti e fanno tanta luce. Anche gli abbaglianti sono sempre comunque a LED, tutto
a LED. Bella. Bene, adesso cosa facciamo? Saliamo in auto, lì vi parlerò un po' di come funziona l'infotainment e anche alcune luci che ci sono all'interno. Quello che volevo farvi vedere è che entrando, ok, guardate qual è. Qui abbiamo delle luci sul sottoporta, interessante, che cambiano in base alla nostra impostazione, e guardate quanta luce c'è. Tanta luce data da questa plafoniera LED. E lì vedete il tetto apribile Solar Bay. Eccoci qua. Volevo far vedere anche, visto che nel video che ho fatto della Duster con Fabio mi diceva che il cambio non è retroilluminato. In questo caso qua è tutto retroilluminato, come anche le prese USB-C lì. Bene, parliamo un attimo di questo infotainment e del suo display. Il driver display da 10 pollici, come vedete. Adesso provo a accendere un attimo l'auto, quindi schiaccio la frizione, l'auto si accende e così è accesa. Possiamo cambiare la nostra grafica, come vedete, eccoci qua. Questa può essere una, poi c'è questa, poi c'è questa, e poi possiamo fare anche vedere un'altra ancora, ed eccoci qua. Qui sotto ci indica il livello di carburante, qui la carica della batteria, e questo è il consumo medio momentaneo, quindi 6,9. Vista è così, ma quello che volevo farvi vedere io adesso, visto che c'è un brutto tempo e sta piovendo, è il Solar Bay. Guardate che bello, e qui vedete bene la differenza tra dove è aperto e dove è chiuso. Se io adesso con il tastino che c'è qui, vedete, qua vado ad aprirlo, eccoci, avete visto? Qui si apre o si chiude. Adesso lo chiudo e vedete che lui si sta chiudendo, ed eccoci, così è chiuso del tutto. Qui sopra poi vedete che tutto comunque illuminato, tutti i tastini sono illuminati, tasto SOS. Qui abbiamo il nostro specchietto con la luce LED che ci illumina dove dobbiamo utilizzarlo. Specchietto retrovisore, come vedete, senza cornice, bello. Qui ci indica l'airbag. Come vediamo qui nelle porte abbiamo delle luci a LED che ci illuminano e ci fanno un po' di ambiente. Eccolo qui. E adesso è partito anche il motore termico, comunque adesso possiamo anche spegnerlo. Delle belle luci che ci illuminano molto bene qui, ben fatto, e delle luci anche posteriori, che in caso dopo andiamo a vedere. Allora, torniamo al nostro menu, diciamo. Adesso lui è collegato con Android Auto, quindi mi ripropone quello che abbiamo nel nostro smartphone direttamente qua, quindi da WhatsApp, SmartThings, tutte le applicazioni che abbiamo nel nostro smartphone, e anche praticamente vedete il mio sfondo è riproposto qui. Se io vado su Home, vedete che resta comunque Google Maps. Perché? Perché qui abbiamo Android R-Link, quindi abbiamo tutti i nostri dispositivi, scusate, abbiamo il nostro account di Google direttamente qua. Quindi quello che uso nel mio smartphone non è Android Auto riproposto qua, ma è già integrato dentro. Quindi vado a mettere il mio account, tutta la mia cronologia del mio cellulare me la ritrovo qui, sia per quanto riguarda le mail, per quanto riguarda tutte le applicazioni, che anche Google Maps e quindi le ricerche che ho fatto. Logico che avendolo integrato dentro è molto più veloce e fluido, tra l'altro. Qui sopra, come vedete, abbiamo dei tasti di accensione e alza e abbassa il volume. Adesso andiamo a vedere un attimo il nostro menu, che sono curioso di vedere. Allora, qua abbiamo quello che riguarda l'auto, ok? Quindi posso andare a impostare elettrico, andiamo a vedere un attimo, adesso lui è spento, impostazioni, suono di avvertimento pedone, ibrido predittivo, perché qua, essendo che l'auto è molto silenziosa, mi dice guarda che puoi abbassarlo. Energia, torniamo alla nostra home,
telecamera, perché questo qui, adesso io ve lo accendo, devo accenderla perché così almeno possiamo vedere. Telecamera 360 gradi, come vedete posso vedere dietro, oppure vado qua, clicco e vedo lateralmente come siamo messi in parcheggio. Qua abbiamo la telecamera 360, adesso sta diluviando praticamente, e abbiamo anche le varie configurazioni. Torniamo indietro, scusate, telecamera 360 gradi, e se clicco qui, se vado avanti, ok, posso vedere davanti, bene. Benissimo, poi abbiamo Park Assist, quindi qua mi fa il parcheggio da solo, qua mi fa scegliere quale parcheggio voglio, come è fatto il parcheggio, e qua lui mi fa parcheggiare, praticamente vado avanti, trova il parcheggio e parcheggia da sola. Sempre fa parte dell'Iconic. Poi abbiamo My Driving, qui abbiamo i consumi, che adesso siamo 69 su 100, 10,5 litri su 100 km, mi sembra esagerato. Allora, 3,6 km, 12,8, ok, questo qua è quello di oggi, ma magari vediamo quando facciamo un percorso un po' più lungo. Poi abbiamo assistenza alla guida, e qua ce n'è da parlare fin domani, nel senso che abbiamo sicurezza, controllo della trazione, frenata attiva, distanza di allerta, comfort, distanza dal veicolo antistante, limitatore di velocità e cruise control adattativi, adattamento, c'è di tutto. Parcheggio, e qua abbiamo anteriore e laterale, suono allarme, e qua guardate quante cose avete a disposizione per configurarlo proprio come volete voi. Poi abbiamo veicolo, e adesso qua andiamo a vedere accesso esterno, abitacolo, pressione pneumatica, abitacolo, schermo, e qui ne avete finché volete, volume e quello che c'è. Modifica i widget, possiamo spostarli, metterli come vogliamo, personalizzarlo proprio a nostro piacimento. Rispengo la macchina, torniamo indietro, vedete tutte le notifiche, assistenza al parcheggio è quello che abbiamo fatto prima, qua ci sono le cose più veloci. Torniamo al menu, qui impostazioni, e qua abbiamo audio, rete internet, vedete, Bluetooth, posizione, privacy e tutto quello che vi può servire. Cioè, ce n'è da studiare, e se devo fare un video di tutte le impostazioni, credetemi che sono veramente esagerate. Ce ne sono tantissime, ecco, tutto qui, quindi cioè, è molto ricco, quello sì. Profili, account, sicurezza, sistema, aggiornamento assistente, Google, come il cellulare. Quando andate sulle impostazioni del cellulare vedete tutte queste impostazioni qua, rete web e tutto quello che c'è, posizione eccetera. Poi qui abbiamo i comandi del clima, abbiamo i doppi indicatori di direzione, altrimenti Davide mi sgrida, della concessionaria, alza e abbassa la temperatura, questo alza e abbassa la ventola per sottolineare, automatico, ricircolo, climatizzatore e spegnimento, e qui è per bloccare invece le nostre porte. Anche qua vedete bei materiali, tutti in ecopelle, è ricca, e anche come diciamo come materiali dei nostri sedili, molto carino. Poi adesso provo a salire dietro e vi faccio vedere dietro com'è. Salgo dietro, e visto da dietro vedete che qui abbiamo le luci personalizzate, quindi qua possiamo accenderci la luce e ci illumina quello che ci serve a noi. Vista da dietro, con questo bellissimo tettuccio apribile, guardate che grande, scusate, non tettuccio apribile, tettuccio trasparente, ecco, diciamo così, il Solar Bay, che possiamo regolarlo grazie appunto all'elettronica, e vista da dietro è così. Interessanti come interni, vedete che tutto è retroilluminato, anche qui dove abbiamo le prese USB-C sono retroilluminate per individuarle quando vogliamo noi. Per il resto molto bene, anche i tastini dei comandi qua. Non ci sono luci LED qui nel profilo, almeno non mi sembra, no, non ci sono, ma il resto è ben illuminato, sì. Eccoci qua. Vedete quanta luce fanno questi LED? Guardate qua. Fa giorno, praticamente. È molto carino. Bene, torniamo davanti. Hanno anche riscaldamento del volante, volendo, quindi è completo di tutto. Bello, bello, bello.
Bene signori, che dire, penso di avervi fatto vedere un po' di cose diverse, quello sì, diverso dal solito. Ho voluto farvi vedere come è fatta anche di sera, la retroilluminazione e tutto quello che c'è. Se il video vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi al canale, è gratuito, e attivate le taste notifiche. Grazie a tutti e arrivederci.